Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Scusatemi se non ho potuto postare prima l'uscita di questo nuovo numero di Iron Man, ma è evidente che non mi era ancora giunta. Per cui, Matteo, ecco qui, è arrivato il numero 70, ok? Andiamo a scattarlo perché così non si vede nulla. Comunque sappiamo già di cosa si tratta perché ci sono altri video in rete e ovviamente la curiosità non è solo femmina. Allora, via uno, questo andiamo a vederlo dopo, lo mettiamo qua, eccolo qui. Vediamo se riusciamo a fare questo lavoro qui. Eccolo qui, uscita numero 70, bellissimo. Ma che bella questa inquadratura, non mi è mai riuscita una cosa così. Aspettate perché non è ancora finita, Oh. Ok, allora ragazzi, qui abbiamo una rubrica speciale dedicata al film, io non so nulla, il trionfo di Thanos, perché come avete visto l'ho appena aperta e non sono certamente riuscito a leggerle tutte, ma lo farò di sicuro perché come vi ho detto, queste riviste, già è bello Iron Man con tutti i problemi che ci possono essere ragazzi, niente che non si possa risolvere. Non parliamo poi della base per chi ha fatto la premium meravigliosa e quindi questo è un valore aggiunto. Allora, come sapete io desidero far vedere a quelli che per sicuramente giustificate loro ragioni non hanno potuto fare o hanno scelto di non fare questa collezione, per cui questo è dedicato a loro ragazzi. Per voi chiaramente che l'avete fatta basta mandare avanti il video. Non lo fate, non lo fate, così ho più visualizzazioni, non lo fate. Tempi di visualizzazione. Ok ragazzi, comunque ci mancherebbe, lo faccio tante volte anche io quando non mi interessa una cosa. Allora andiamo a vedere. Primo titolo, La ricerca delle gemme dell'infinito, al cinema. Vi avvicino così, oh ma come si vede bene oggi, potete dare un'occhiata anche voi se siete interessati. Questa è la pagina dei servizi. Perfetto. Siamo a pagina 2 e 3. Qui continua, ragazzi, io non vi leggo praticamente nulla, guardate voi. Così chi ha piacere può leggersi, può farsi una sana lettura per chi ama appunto gli Avengers. Sicuramente sarebbe così. Sarà così. Ok? Ma questa comunque ragazzi, per carità, è l'uomo ragno, ma questa è veramente inquietante. Forse è una delle più, più brutte immagini che io abbia visto. Veramente, mamma mia. Sicuramente è fatta bene, ma mamma mia che brutta. Allora, ecco qua Thanos. Ma che bello quel guanto, ragazzi. Eh. Qui scorriamo veloce perché lo vedremo dopo. Qui anche. Oh, che belli questi fumetti così. Sembrano quelli degli anni 70. Forse sono proprio quelli, quando ero piccolo io. Ok. Io guardo sempre che venga inquadrata bene e sia a fuoco l'immagine, ragazzi, perché sapete che io sono bravissimo a accorgermi dopo che parlo e faccio vedere che in realtà non ho inquadrato. E vabbè, dai. Ci miglioreremo anche con attrezzature un po' più professionali, anche se ringrazio tantissimo questo mio telefono Samsung
JV6 mi sembra, J6, qualcosa del genere insomma. E poi ho un piccolo cavalletto che ho pagato 3 euro o 3,90 euro. Insomma ragazzi, va bene, per iniziare cosa devo fare? Anche perché, ripeto, tante cose non le so fare ancora, quindi cosa mi servirebbe un'attrezzatura professionale? E questa è la penultima pagina, l'ultima delle storie. Mi sembra che sono riuscito a inquadrare, per chi è interessato alla lettura, questa volta in maniera abbastanza, no? Spero insomma, abbastanza buona. Ok, ultima pagina. Questa qui. Ah, ecco, infatti era del 91 questo, vabbè, insomma, non è proprio dei tempi miei, ma le immagini che abbiamo visto prima, quelle che vi ho detto che sembravano le immagini delle riviste dei tempi miei, degli anni 70-80. Prossima uscita, costruisci la quinta parte del bacino, la prima parte della base, rivoluzione industriale, il futuro di un quartiere. Questo ovviamente sono i contenuti del prossimo fascicolo. Perfetto ragazzi, allora adesso andiamo a aprire, anzi questo lasciamolo qui, questo possiamo tirarlo un po' su, vediamo. Ok, non so come fare ragazzi, o uno o l'altro. Boh, andiamo a aprire questo. Per aprirlo io sento dove c'è l'attaccatura che sporge qua e tiro, vedete? Ok, questa base ragazzi è una base che, per carità, per chi non ha fatto la premium, per molti è meglio che non avere nulla, ma in realtà serve esclusivamente per aiutare poi noi tutti che abbiamo fatto questa collezione a montare gli arti e il resto dell'armatura di Iron Man con un sostegno posteriore che ci verrà dato in corso d'opera, anche perché insomma immaginatevi voi, guardate, cioè non è che sia il massimo, è una base del genere, però ripeto, per chi non ha fatto nulla, comunque cioè, è sempre meglio di niente, ecco. Allora, torniamo a noi, andiamo ad aprire. Ok, all'interno troviamo l'altro pezzo della conchiglia del bacino, in plastica ovviamente perché anche l'altra era in plastica. Poi abbiamo il pezzettino che servirà per lo sgancio, secondo me, poi per fare le diverse posizioni. Vi ricordate che forse ci forniscono, anzi no forse, ci forniscono 2 bacini per poter consentire a chi desidera di fare la posizione sia di atterraggio che in piedi della nostra armatura. Ecco qui. Poi abbiamo una serie di viti, anzi no, 2 serie di viti, una QP, P plastica, lo sapete ormai, e il colore azzurro è una prova ulteriore che è per la plastica, mentre per il metallo sapete che è nero. E qui abbiamo un'altra serie di viti LP, ok? Poi abbiamo questa parte di plastica del supporto che ci servirà poi per montare la nostra armatura, ok? Tanto credo ragazzi che probabilmente alla fine ci saranno delle basi premium che venderanno magari in pochi numeri, invece di 15 uscite come adesso le venderanno in pochi numeri e quindi daranno la possibilità a qualcuno di potersela acquistare. Io ne ho già una, ma avendone fatti 3 di Iron Man, sicuramente se sarà possibile ne acquisterò altre 2. Allora, questa andiamo momentaneamente a levarla perché non possiamo fare null'altro che guardarla e basta adesso, perché non possiamo più andare avanti perché ci arriverà poi in corso d'opera nelle prossime uscite, ok? E la mettiamo via e andiamo a prendere i nostri pezzi. Eccoli qua.
cerchiamo di avvicinare un po', però poi devo vedere se la rivista si vede bene. Ok, adesso spostiamo un attimo. Ecco qui, dove vai tu? Vieni qua. Ecco qui. Allora, in questa uscita continuerai a lavorare sul bacino del tuo modello. Hai ricevuto anche il primo componente della base di supporto che assemblerai nel corso delle prossime uscite. Quindi abbiamo del numero 70 la parte anteriore del bacino, l'elemento di fissaggio, le due molle e le due serie di viti di cui appunto già prima vi avevo fatto vedere. Allora, guardate infatti cosa scrive qua in merito alla base. Nelle uscite 70, 71, 72 e 73 riceverai i pezzi e le istruzioni per assemblare la base di supporto del tuo modello di armatura Mark III. Grazie a essa potrai compiere con più facilità le operazioni di montaggio delle prossime uscite. Vedete, qui abbiamo anche il supporto dietro, con una canna alta qui e sicuramente una specie di pinza qui che si allargherà leggermente, sarà flessibile, presumo di plastica, o comunque se anche fosse un po' in ferro c'è sicuramente una copertura gommosa per non rovinare il nostro modello di sicuro. Allora, andiamo qua al montaggio. Fase 1. Colloca l'elemento di fissaggio 70B nella parte posteriore del bacino 70A. Questo è il 70A e questo è il 70B. Ecco qui. Difficilissimo, ragazzi. Questo, attenzione ragazzi, che è un'operazione proprio difficile. Allora, aspettate un attimo, perché... Ecco, però, adesso non so quante le molle spingono, però fate attenzione perché quando lo mettete dentro noto subito che c'è una resistenza abbastanza importante. Cioè, guardate, vedete che non è... Scusate, vedete che qui ancora c'è dello spazio in mezzo. Guardate quando schiaccio. Va ancora giù, vedete? Ma va giù, è molto duro da mandare giù. Quindi cosa succede? Che devo vedere, ma fate attenzione anche voi, quando andrete a premere, se le molle non hanno tanta spinta, questo fa fatica a tornare su e quindi avrete un problema, sarà un difetto. Quindi io vi consiglio aspettate ragazzi che devo vedere dove tocca e dove andare a lavorare. C'è da limare sicuramente una parte. Adesso io metto pausa e proverò a limare qualche lato per vedere, perché questo ragazzi deve andare giù bene. Almeno il mio modello, il mio pezzo qua, fa veramente fatica a essere pressato. Vedete? Quindi la molla dietro cosa fa? Voi premete e lui torna, ma non torna così, è troppo duro. Quindi adesso metto la pausa, provo a limare e poi vi dirò da che parte io ho limato. Ok ragazzi, faccio le prove sul mio, così non vi faccio sbagliare, ok? A dopo, metto pausa un attimo ragazzi. Allora ragazzi, eccoci qua. Perfetto, guardate. Vi faccio vedere una cosa, Vi faccio vedere una cosa, guardate adesso rispetto a prima. Vedete? Il pezzo entra, guardate, e si calza perfettamente dentro, guardate. Aspettate ragazzi, guardate, vedete che va in battuta. Prima dovevo proprio schiacciare con forza. Per carità ragazzi, voi provate a mettere le molle, a montarlo e a rismontarlo se vi rimane incantato il pulsante così, vedete? Aspettate, vediamo questo che magari vedete meglio. Vedete, prima succedeva questo secondo me, perché la spinta della molla non credo che abbia tutta quella forza da mandare indietro il perno, questo qui vedete. Lo ha se è libero il perno, ma secondo me prima magari schiacciavo e rimaneva così e non va bene. Adesso è perfetto, guardate, vedete? Dove sono andato a limare? Semplice, mettete questo qui, lo inserite dentro, poi lo guardate al contrario con una fonte di luce dietro e vedete dove tocca, dove vedete la luce, guardate. Vedete? Qui ovviamente vedete che passa la luce, non dovete toccarlo. Dove passa la luce non dovete toccarlo. Dove è buio è lì che tocca. E io sono andato a grattarlo qua, vedete? Aspettate un attimo che vediamo se ce la faccio a farvelo vedere. Guardate, vedete che manca la vernice? Ragazzi, io ho usato una limetta.
io vi do dei consigli, ma cercate di non rovinare il modello, perché se la lima la usate male e la fate battere qua e rovinate il pezzo, poi non vi arrabbiate con Michele, ok ragazzi? Io vi do dei consigli, la lima va tenuta dall'interno così e la punta verso l'alto, chiedo scusa, capito? Così. Non so se si vede, aspettate ragazzi. Ok, ma perché adesso si... Madonna mia. Devo toccare il video, non capisco perché devo toccare con il dito il display, se no non si vede bene. Comunque ragazzi, vedete, dovete limare così. Vedete? Oppure anche così. Non andate a consumare questa vernice qua, fuori all'esterno. Vedete? Questa, non andate a toccare qui, ok? Mi raccomando, e neanche qui, perché sennò poi vedete il modello rovinato, è un peccato. Andate a fare più danno di quello che in realtà dovreste sanare, ok ragazzi? Quindi consumate questo pezzo e poi provate, non abbiate fretta, provate, inserite. Ripeto, prima provate senza farlo se pensate che possa aver la spinta, perché magari poi le molle spingono bene e non serve ragazzi. Io ho preferito farlo perché secondo me questo pezzo deve essere libero di scorrere, vedete? Vedete? Prima non lo era. Ok, vedete ragazzi perché i miei filmati diventano lunghi? Per questo motivo io non è che prendo, metto la vite, ragazzi, mettete questo, fate quello, l'istruzione, mettete la vite avvitata così e finisco in 10 minuti, anche meno. Devo spiegarle queste cose perché mi piace fare così. Allora, poi ci dice, una volta fatto questo, collocate le due molle, queste, 70C, ovviamente sui perni dell'elemento 70B come mostrato. Questo ve lo faccio vedere io comunque, una qui, opla, e una qui. Questa entra perfettamente bene, questa invece fate attenzione perché bisognerà farla entrare bene poi nell'altro elemento. Poi ci dice recupera il punto di unione della gamba che hai assemblato nell'uscita 65, che è questo, e uniscilo alla parte posteriore del bacino 70A. Il 70A è questo nuovo. Ragazzi, vedete? Non era inquadrato. Perfetto. E ditemelo, no? Allora, orientando i pezzi come mostrato in foto, verifica che la flangia sul lato superiore del punto di unione si incastri con la parte 70A come mostrato nel tondo. Allora andiamo a vedere, perché io qua adesso devo fare attenzione. Ci dice di prendere questo e metterlo così. Oh, perfetto, vedete? Allora questo qua, questo spazio qua deve entrare qua dove c'è questo foro, ok? Questo piccolo perno che vedete vicino allo spazio che ho appena fatto vedere, questo piccolo perno qui, vedete, deve entrare qui e non vi potete sbagliare. E ovviamente per esclusione gli altri due, quindi 1 e 2, vanno sulla molla. Per cui ragazzi, vediamo se riesco a inquadrare e fare tutto insieme. Allora, vediamo cosa è meglio. Perfetto. Ecco, quando lo fate, ricordatevi che dovete entrare qua dentro con questo, perché se c'entrasse solo questo non potete, dovete anche mettere questo, vedete, inserito qua, quindi tutto insieme. Lo girate così, senza inclinarlo troppo, così guardate che tutto combaci bene. La molla è qui, dovete fare attenzione alla prima molla, quella che è più libera, quella che è da questa parte qui, perché è quella che si piega avendo il perno più corto all'interno, questo ce l'ha più lungo, questo ce l'ha più corto, quindi dovete addrizzarla voi e farla inserire. Non so se riesco a far vedere, comunque con... ecco qua. Allora, certamente ci metterete meno voi a fare questa operazione che io ragazzi, perché sto spiegando, sto guardando nel video e tutto. Allora vedete, è ancora più facile, guardate. Io l'ho messo, però ancora questa non è inserita bene, però l'ho mandata in battuta col perno che mi tiene ferma la molla. Perfetto, a questo punto, senza lasciare, ricordatevi di incastrare il pezzo anche qua dentro,
io vado a spostare la molla dove chiaramente devo spostarla, a seconda di dove l'avete voi, e faccio così. Perfetto. Ecco, controlliamo anche da questo lato che sia a posto, ed è a posto perché si vedono i perni che sono perfettamente inseriti. A questo punto proviamo anche questo qui se funziona, tutto funziona, vedete? Torna, però può darsi anche che torni senza che voi facciate l'intervento che vi ho fatto fare io, quindi magari, visto che sto facendo tutto in diretta, voi fatelo come l'ho fatto adesso io senza limarlo e provate a vedere se fa questo ritorno. Se lo fa, ragazzi, non intervenite, ok ragazzi? Non intervenite assolutamente. Allora, una volta fatto questo, ci dice di montare la vite QP, quindi dito pollice e indice, sapete, per aprire il sacchetto, ok, la prendiamo e ci dice di montarla perfettamente qua. Quindi tenete il pezzo così, stavo cercando di farvi vedere, ma non vi potete sbagliare così, ragazzi, anche perché di qua non avete il foro, quindi è impossibile. Guardate che ci sia la luce in mezzo, qua nel buco c'è, per cui possiamo avvitare tranquillamente. Quando lo fate spingete ovviamente il pezzo, quando lo fate spingetelo qua, vedete, non tanto qua perché già sta qua, spingete qua così e avvitate. Quanto avvitate? Avvitate, quando sentite che è duro vi fermate, basta. Ok, a questo punto abbiamo montato questo, vedete? Guardate. Vedete come torna bene? Provate a farlo prima senza intervenire con la lima, se non tornasse indietro sapete quello che dovete fare, ok ragazzi? Le molle controllatele, evidentemente controllatele che siano perfettamente in sede prima di fare altri interventi o proseguire nel montaggio, ok ragazzi? A questo punto abbiamo fissato insieme questo. Allora, andiamo a mettere le nostre viti QP all'interno del sacchetto, così non le immischiamo con le altre. Perfetto. Qua ci dice fase 1, risultato finale uscita 67, risultato finale uscita 68, quindi la 67 per capirci è questa, ragazzi, aspettate. Allora, 67, risultato finale uscita, aspettate perché qui c'è destra e sinistra, 69 e uscita 68, ok ragazzi? Perfetto. Adesso ci dice, vi leggo io per voi ragazzi che qui non si vede questa distanza, perché se inquadro e metto a fuoco questo non si vede più quello davanti. Recupera i componenti che hai assemblato nelle uscite 67, 68 e 69, inserisci i perni dei supporti 68C, quindi andiamo a vedere un attimo questo. Scusate ragazzi, avevo messo un momento in pausa. Comunque non vi potete sbagliare il 68C perché guardate, avete una lettera qua R, vedete? E qui avete la lettera R, right e left. Non me ne vogliono gli americani e gli inglesi, la mia pronuncia inglese è penosa. Comunque R ragazzi, qui e R avete qui, quindi non avete problemi, la mettete qui, ok? Così è chiaro che adesso non sarà stabile, non è un problema. E ovviamente la L, lettera L, qua, vediamo se riesco a inquadrare bene, qui c'è una lettera che è la L, non la vedete ma c'è qua dentro, quindi non vi potete sbagliare. Andiamo a mettere la lettera, il perno qua dentro, ok? Ragazzi non lo so perché non rimane a fuoco, non lo so. Adesso tocco di nuovo il video, vediamo se si mette a fuoco. Perfetto. Ma caspita. Vabbè, poi unisci il gruppo della conchiglia su cui hai lavorato nelle uscite 66 e 67, ok? Perfetto, che sono queste qui.
al resto del bacino orientando i componenti come mostrato in foto. Fai attenzione ai perni 66A. I perni 66A sono questi, che devono inserirsi nei fori 70, che i fori 70 sono 1. Aspettate ragazzi, i fori 70 sono 1 e 2 perché questo è il semiguscio della conchiglia numero 70. Ok? I perni di supporti 68C e 69C devono inserirsi nei fori 66A, che sono questi. Adesso ragazzi un attimo, perfetto, eccoli qua, questi esterni. Questi sono i fori 66A, ok? Stringi due viti LP nei fori presenti sul lato esterno di 70A e una vite QP nel foro. Allora, ci dice, stringi due viti LP, andiamo a vedere le viti LP, perfetto, le viti LP ci dice di montarle poi, queste sono le viti che metteremo LP, ok? Adesso io mi passo le due viti LP chiaramente in questi due fori, perché sapete che io faccio questo per facilitarmi tutto. Quindi prendiamo due viti di 3, ce n'è sempre uno in più, ecco qui, e andiamo. Quindi abbiamo detto l'interno. Andiamo a passarci le viti LP che ci serviranno poi per chiudere il guscio. Io mi faccio prima il filetto ragazzi, piano piano, senza fretta, senza olio, senza grasso qua ragazzi. Non mettete olio, neanche lo specifico, non lo mettete, perché col tempo le plastiche si idratano con l'olio e si spezzano. E così. Poi puliamo la vite qui, vedete che è piena di residui di plastica, la facciamo girare al contrario, e si pulisce, la riprendiamo e ripassiamo l'altro. Così è tutto più facile ragazzi. Quando stringerete il guscio per chiuderlo e sentirete la resistenza della vite, vuol dire che siete arrivati alla fine. Ok? Se non fate questo, la resistenza la sentirete dall'inizio alla fine e rischiate di stringere troppo. Ok? Perfetto. Abbiamo messo questo. Poi ci aveva detto anche però di mettere una vite QP nel foro 65A per il fissaggio. Quindi la vite QP, eccola qui, la vite QP, andiamo a prenderla, che è quella più lunga rispetto alla LP. Vedete? Questa è la QP e questa è l'LP. Non vi potete sbagliare. Allora, ci dice appunto questo. Qui chiaramente non la vado ancora a mettere perché devo metterla qui comunque, vedete? Ce lo fa vedere qui, aspettate. Metto a fuoco. Comunque qui. Questo è il foro della vite QP. A parte ragazzi che le istruzioni sono perfette, io ci ho tenuto più che altro a dirvi quello che vi ho detto prima. Qualora non tornasse indietro la molla, fate quella manovra lì che vi ho detto di fare, quell'intervento, e vi consiglio sempre di passare prima le viti come ho fatto adesso per evitare quello che già vi ho detto. Allora, torniamo quindi a noi, andiamo a recuperare i pezzi. Abbiamo detto che questa è la L e la metteremo dalla L qua. Questa, sto mettendo a fuoco ragazzi, questa è la R e la mettiamo nella sua sede. Le teniamo un po' sospese perché se le appoggiamo cadono. Almeno sto provando adesso ragazzi in diretta, vediamo come va, ok? Poi prendiamo l'altro guscio e andiamo a inserirlo. Allora facciamo entrare questo perno qua, questo segmento, di nuovo è andata via la luce, questo segmento lo facciamo entrare qua nel taglio, nella feritoia qui. Quindi fate entrare prima quello all'interno, ok? Una volta inserito questo,
lo guardiamo da questo lato qua e non vi potete sbagliare. Non schiacciate, guardate com'è facile, aspettate ragazzi, non allora ve lo rifaccio ragazzi, perché se no non ho inquadrato, me ne sono accorto. Allora mettete questo, le tenete sospese, vedete che loro fluttuano così, le allargate un po', inserite questo qua dentro, molto semplice, guardate, lo fate appoggiare in linea con quello dietro, vedete dove ho il pollice, lo guardate dal davanti, in questo caso lo prendete così e lasciate tutto. Non l'ho mai montato ragazzi, lo sto facendo con voi e andiamo a vedere i perni qua, vedete? Andiamo a inserire i perni nella loro sede. Quindi uno di qua, non correggetelo subito, andiamo a vedere anche quest'altro di qua, tanto poi cade da solo all'interno, fidatevi. Uno, due, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Ok. Allora ragazzi, quando fate questa operazione, me ne sono accorto adesso, sono uscito fuori ragazzi, vi chiedo scusa, quando fate questa operazione, attenzione, perché il pezzo superiore, madonna, il fuoco dov'è qua? Ok, guardate, il pezzo superiore qui deve entrare qua dentro. Lo tiro di nuovo fuori ragazzi, voglio farvelo vedere bene, l'ho già inserito ma ve lo tiro fuori lo stesso, guardate. Allora, importante, me ne sono accorto adesso, non me li preparo prima i video ragazzi perché voglio fare in diretta tutto. Questo, ripeto di nuovo, va inserito qui, però attenzione, ho notato giustamente che quando inserite questo dentro, questo pezzo qua deve entrare, ecco perché facevo fatica a farlo entrare, qua in mezzo, vedete? Questo pezzo qui, ok ragazzi? Perfetto, quindi rifacciamo tutto. Inseriamo questo pezzo all'interno del foro di questo taglio qui, vedete? Così. Facendo questo teniamo su qua e andiamo già a inserire anche, aspettate che metto a fuoco, anche questo pezzo all'interno che vi ho spiegato prima, nel segmento, eccolo lì, perfetto, mettiamo senza toccare le due alette, le dita sotto e il pollice sopra, senza schiacciare perché non serve, va giù da solo, e inseriamo i perni qua. Qua c'è già, no, ancora no, eccolo qui, perfetto, lo facciamo giocare destra e sinistra, andiamo a controllare e come potete vedere è inserito. Ok ragazzi, poi andiamo a vedere il tutto. Adesso proviamo a stringere la vite QP, che va qua, dobbiamo vedere che il segmento, guardate che il segmento sia in linea qua dentro, mi spiego, per forza lo sarà, però vedete il foro qua dentro, vediamo se riesco a inquadrarlo bene. Vabbè, comunque quando fate questo lavoro vedrete che il foro del pezzo lo vedete, deve chiaramente essere avvitato lì, quindi prendiamo la vite QP, che è quella più lunga delle due serie che vi hanno dato, e la inseriamo qua dentro. Teniamo schiacciato così, andiamo ad avvitare la QP. Così, vedete, tenete di qua. State attenti quando avvitate che non battete contro questa letta che la rompete, come ho appena fatto io adesso, ve lo dico. Bon, andiamo a vedere adesso, dovremmo aver finito, anzi abbiamo finito, andiamo solo a vedere che funzioni tutto. Allora, questa, andiamo a vedere, questa chiude bene, vedete? Dobbiamo controllare, ah ecco perché non chiudeva bene, per forza, era alta questa. Dicevo come a me non chiude quella, è per forza. Ecco qua, perfetto, che bello. Praticamente, beh chiaramente poi ragazzi va tirato un po' giù bene a filo, però combacia tutto bene, ve lo garantisco. Guardate, ecco qua.
questo si tira su, questo si tira su, questi devono essere mobili. Perché devono essere mobili? Perché quando la gamba si muove, questi devono poter andare su e tornare giù bene, non che voi dobbiate tirarli giù. Invece questi siete voi che li dovete alzare. Ok ragazzi, questi due pezzi qui, che danno più resistenza. Perfetto. Vediamo un po'. 1 e 2. Andiamo a controllare il perno posteriore. Tenete sempre queste due parti in mano, non schiacciatele mai sui lati qua che lo rompete, ragazzi. Lo rompete. Tenete sempre su questo dove c'è la basetta dentro che è resistente. Dito sotto e dito sopra e provate, vedete? Io schiaccio, non so se si vede, e torna perfettamente la molla indietro. Come vi ho detto, provate a fare una foto. Sì, una foto, ragazzi. Vabbè. Ma quale foto? Provate a fare una prova, ok? E questo deve tornare da solo. Se vedete che vi lo schiacciate, rimane a metà, dovete smontare, non tutto quello che abbiamo montato adesso, ragazzi, basta metterlo insieme all'inizio senza mettere queste, e fate quell'intervento se volete farlo, ok ragazzi? Allora, il numero è finito qui, è veramente bello, bellissimo, ma quanto è bello. Allora, chiudiamo qui, andiamo a mettere a posto le viti nel suo sacchettino, eccole qua, perfetto. Ragazzi, io lo vedo, la durata dei video è paurosa, 36 minuti, ripeto, che devo fare? Non vi faccio vedere niente? Monto così? È così ragazzi, tanto sapete, basta che mandate avanti e ciao, ok? Non è un problema, in realtà lo è. Allora, stavo cercando di... ma che? Un'inquadratura decente? Vabbè, così. Va bene così. Ragazzi, così fa schifo. È veramente grande. Andiamo a vedere una cosa, quello che volevo vedere prima. Allora, perché siamo arrivati... Poi sono anche fiero, ragazzi, perché non voglio essere vanitoso, ma mi fa piacere, l'ho già detto, lo so, e mi piace ripeterlo. Tutti stanno facendo i pezzi 3D, in 3D per questo, che però è stata un'idea che è uscita prima da Michele già da 11 mesi, 10-11 mesi, perché ho capito subito quanto era debole quel pernetto, anche se non ci si deve giocare. E questo mi fa molto piacere, il fatto che stava cadendo il tutto, il fatto che poi le persone l'abbiano stampato ovviamente in 3D. Io non ho una stampante 3D, ho un amico che ce l'ha, ma ripeto, questo è un canale per permettere a tutti senza spese di poter fare gli interventi. Questo era quello che volevo fare e questo sto facendo. Quindi qua abbiamo le due gambe e qui chiaramente alzo un po' perché sennò ragazzi non riesco a prenderlo perché è alto. Scusate. Così. Ok. Ok, vediamo se riesco a fare una cosa, ma non credo. Questo comunque sta così, beh ragazzi, ma... Vabbè, ragazzi, è bellissimo. Vediamo se riesco a mettere un po' cose così. Oh, chiamalo così, via, così. Spostiamoci di qua. Sto cercando di inquadrare perché devo mettere un po' tutto, ragazzi, perché volevo metterci anche altre cose dove siamo arrivati, per quelli che non fanno la collezione e che hanno magari piacere di vederli. Abbiamo il bellissimo casco di Iron Man, bellissimo. Abbiamo, guardate che meraviglia, le due braccia, una con tutte le dita. Ragazzi, lo sto facendo vedere a quelli che non hanno la collezione, lo ripeto, perché è ovvio, voi dite, mica, ma ce l'abbiamo anche noi, non è che non lo sappiamo. Queste cose io non ho fissato niente, lo sapete, anche qua il muscolo, il coprimuscolo non l'ho messo, adesso vi faccio vedere.
prendendo i pezzi, ragazzi. Ecco qua. Le due braccia. Magari così è meglio. Ecco qui. Guardate cosa non è questa armatura. Tutti, molti si lamentano, ragazzi. Ma di che vi lamentate? Che è bellissima. 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 E qua abbiamo i muscoli, vedete? Attenzione, per chi mi ha dato retta, ricordatevi sempre di seguire le lettere, ragazzi. Qua c'è la L, va messa chiaramente nella sua sede, non è che sono uguali tutte e due, ok? Ma basta mettere da una parte e dall'altra, no. Mettete le lettere che combacino bene, ok? Vedete, qui non entra, quindi la L va di qua, la R va di qua, vedete? Stessa cosa per dire, qua abbiamo la lettera L, non so se si vede, vediamo un po', tocchiamo lo schermo, eccola lì, la L, e quindi la L ovviamente andrà messa qua, vedete? Così. Io non ho ancora inserito nulla, ve l'ho detto, perché se devo intervenire per i giochi interni o per migliorare gli attriti, posso farlo senza andare poi a rischiare di rovinare il pezzo. Stessa cosa qua, anche se per chi mi segue sa perfettamente che sono perfettamente rigide con gli interventi, la mano uguale, perché qua dentro abbiamo messo degli o-ring, comunque andate pure a vedere. Poi abbiamo il reattore ARC, bellissimo, vedete il pulsante, poi ci sarà una prolunga che ci permetterà di accenderlo, così, perfetto. Mi piace far vedere tutto, anche questi io l'ho lasciati molli, vedete, non ho messo ancora i coperchietti perché devo capire quanto devo stringere queste viti, lo capirò solo alla fine e poi andrò a metterle senza problemi. Qui abbiamo l'accensione della mano sotto, qui abbiamo quest'altro pezzo che va qui, ecco qui, questo va qui, qua sotto, e poi abbiamo anche quest'altro pezzo che non va ancora messo, molti hanno montato, comunque io seguo le istruzioni, che poi andrà messo qua, inserito poi con questi due perni che si metteranno qua all'interno e andrà a chiudere la parte qua dietro, chiaramente a filo, il polpaccio, vedete? Queste hanno due depressioni, non sono bollate, ragazzi, come molti hanno potuto pensare, ma sono, diciamo, tipo un'immagine di un polpaccio contratto, ok? La figura di un polpaccio contratto. Ok, a questo punto io, ragazzi, vi saluto. Guardate quanto è durato questo video, pazzesco. Vi chiedo se volete iscrivervi, di iscrivervi per aiutarmi in questo mio nuovo progetto. Se cade la linea, ragazzi, è perché ho finito i giga. E vi ringrazio veramente con tutto il cuore. Abbiamo detto che abbiamo fatto il 70, aspetteremo il 71 la prossima settimana, speriamo che mi arrivi anche il pacco con i 4 numeri, col 70 che chiaramente non farò più vedere, darò solo un accenno, in quanto questo è stato fatto proprio per il 70, 71, 72 e 73, aspetto con l'abbonamento. E all'edicola uno alla settimana, lo sapete. Prossima settimana numero 71. Seguitemi, ragazzi, perché faccio anche la Citroen 2 cavalli Charleston, sempre della De Agostini, la trovate nella playlist, e faccio anche la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch, sempre in scala 1/8 come la Citroen, che è stata appunto fatta dalla Shet. Seguitemi, ragazzi, iscrivetevi e grazie infinite a tutte le persone che mi hanno permesso di arrivare fino a qui, di crederci ancora e di continuare. Ricordatevi che tutti i miei video, a parte questi miei ultimi che ancora devo correggere, sono sottotitolati con 22 lingue per permettere a chiunque voglia di comprendere quello che io dico, almeno in generale, sapere di quello che sto parlando. Ragazzi, grazie veramente a tutti. Se deciderete di fare le collezioni, di seguirmi, o anche se non le fate di seguirmi, io ne sarò sicuramente contento. Grazie, ragazzi, un abbraccio a tutti da Michele e ai vostri più cari che avete.
Ciao ragazzi, al prossimo video.